Allora, buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi tratto un argomento che per certi versi è spinoso. È spinoso perché dà adito, diciamo, a contestazioni, perché ognuno ha la sua. L'argomento di oggi è le equivalenze dei transistor, come scegliere dei transistor equivalenti. Ovviamente scegliere dei transistor equivalenti bisogna fare il conto principale non su quello che è veramente equivalente, ma su quello che si trova che può andare bene. Mi spiego meglio: ci sono dei transistor, dopo vi faccio vedere in pratica, che sono praticamente equivalenti, magari con sigle diverse perché prodotti da altre ditte, e ci sono dei transistor che sono quasi equivalenti, cioè vuol dire che hanno caratteristiche simili, non sono proprio quelli, possono essere caratteristiche leggermente superiori o leggermente inferiori, e c'è da vedere se vanno bene per il circuito che dobbiamo usare. Dopo si spiegherà nel dettaglio. Perché dicevo che è un argomento che è abbastanza contestabile? Perché chi si rifà solo alle tabelle ovviamente può contestare che quel transistor, sono stato contestato su un video, non è scritto da nessuna parte che è l'equivalente. Non è scritto da nessuna parte perché c'è qualcuno come me che ha deciso di fare delle tabelle. Io non faccio le tabelle, però c'è qualcuno che ha scelto dei transistor e ha deciso di metterle sulle tabelle. Non è le ditte, una ditta concorrente dice sì, questo transistor è uguale al mio. Questa è la prima cosa, sicché va valutato. Come diceva comunque un professore di scuola, una volta c'era educazione civica alle superiori, e vorrei che ci fosse ora, non c'è più lui perché era già un professore anziano all'epoca, vorrei che ci fosse con i social, ma lui era già avanti, perché diceva un esempio che faceva è questo: voi potete spiegare le vostre ragioni, ci sarà qualcuno che le può contestare anche con argomentazioni che effettivamente sono vere, e l'esempio che faceva era questo: se voi dovete spiegare come l'uomo deve fare la pipì, come un ragazzo deve fare la pipì a uno che non l'ha mai fatta e glielo dovete spiegare, gli dovrete dire che la prima cosa che deve fare, deve tirare fuori il pistolino per poter fare la pipì. E dice, ovviamente troverete quello che contesta e che vi dirà non è vero, stai dicendo una stupidaggine, perché la pipì la puoi fare anche se tieni il pistolino nei pantaloni. Dice, a quel punto, e lui ha ragione, effettivamente ha ragione, ma l'unica cosa che potete rispondervi è: bah, vabbè, contento te, se la fai così va bene. Ecco, questo è diciamo il discorso in generale. Ora vi faccio vedere una volta come si trovava le equivalenze dei transistor, che non è più valido per ora, e vi spiego mano a mano perché nel video. Sarà un video un attimino lungo con un sacco di esempi, qualcuno lo troverà anche noioso, non si parlerà solo di tecnica, ma c'ho da spiegarvi, da farvi capire in qualche maniera il perché andranno fatte alcune scelte che non sono sempre uguali. Cioè non vi darò delle tabelle, vi dirò se il tal transistor non c'è andate a prendere quello. No, cercherò di spiegarvi come dovete fare voi per trovare un transistor che è vecchio, che non si trova, per trovare un sostituto. E ora vi faccio vedere una volta cosa avevamo a disposizione. Allora, una volta avevamo a disposizione le tabelle, diciamo, della ECA, per esempio, che sono queste. Io qui ora ho 2 o 3 volumi, ma ce ne avrò 20 di volumi. Oppure i manuali, quelli americani che si trovava, dove erano un pochino più specifiche, nel senso che erano molto più simili ai datasheet che si trovava in commercio. Sì, che c'era tutto, c'era la figura per ogni transistor e c'erano tutte le curve anche, un po' come accade ora. Questi della ECA, che erano i più diffusi,
non so nemmeno se esista sempre, erano un attimino più stringate. Ora dopo vi faccio vedere meglio inquadrando con il monitor. Comunque, come vedete, questo qui, questa riga qui per esempio, era le caratteristiche di un transistor, e sicché le caratteristiche erano molto più stringate, non c'erano grafici. In più c'erano queste qui, se vedete c'è scritto transistor, questi erano gli equivalenti, tabella comparativa. Qua dava, diciamo, degli equivalenti. Qua per esempio al 2N3084, voi non lo leggete ma poi ve lo faccio vedere là, dava una fila di equivalenti. Per carità, andava benissimo, una volta andava benissimo, ma il problema di questi manualetti qui è che fanno riferimento a transistor che si trovavano all'epoca e non danno riferimento a transistor attuali. Che io sappia, tabelle che fanno riferimento a transistor vecchi ma che ci sono ancora in commercio non ce n'è, oppure io non so fare a trovarle, perché il problema non è trovare un equivalente di un transistor, il problema è trovare il transistor che ci sia sempre. E ora andiamo a vedere un attimino sul monitor. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay, che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Non tanto per l'economicità, perché è vero che i circuiti di PCBWay sono anche economici, ma in realtà lavora in maniera eccezionale. Vi voglio far vedere la realizzazione di alcuni miei circuiti stampati, come sono fatti bene. Questi sono 3 circuiti stampati, questo è un circuito stampato in SMD, guardate queste piazzole come sono precise. Stessa cosa, questo è un altro circuito stampato, anche i fori sono molto precisi, le serigrafie sono veramente fatte bene e le piazzole sono veramente ben realizzate, belle lucide, si saldano, diciamo che è una bellezza. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale come alcune delle mie realizzazioni, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Allora, spero che il monitor si veda bene. Vi faccio l'esempio di quello che dicevo sulle tabelle di equivalenza, perché spesso una tabella di equivalenza di un transistor vecchio riporta transistor equivalenti altrettanto vecchi, sicché non ci facciamo nulla perché poi non le troviamo. Qui facciamo un esempio, l'ho evidenziata di giallo, il 2N3055 transistor classico, che in realtà si trova, c'è l'ARS del non semi, comunque si trova male, quello che si trova in giro, non voglio dire di certi siti, ma insomma quello che si trova su certi siti sono falsi di solito e si bruciano, sicché bisogna, come vi ho detto sempre più di una volta, rivolgersi a fornitori seri. Io non ho contratto con nessuno, ovviamente non faccio pubblicità a nessuno, sicché ce n'è tanti, comunque tipo RS, ce n'è degli altri, ancora non me ne viene in mente altri, e comunque Mauser e compagnia cantante, ne trovate tanti che hanno della roba seria. Io qui ho preso il 2N3055, ma potevamo prendere il 2N quello che vogliamo, oppure un transistor giapponese. L'ho preso solamente per farvi vedere che gli equivalenti che le vedete qui è il 2N3055S, è una versione che dice che arriva fino a 100 volt, 15 A, di solito era 60 volt il 2N3055 classico, e 117 watt. Dava qualche caratteristica, perché le caratteristiche più approfondite era nel manuale, quello con le caratteristiche, questo è solo un manuale delle equivalenze, e dava alcune equivalenze. Diciamo, chi aveva stilato la tabella dava alcune equivalenze.
Queste equivalenze, come sempre, possono essere opinabili, perché se andiamo a vedere le caratteristiche magari del BD130 o BDX10, quello che è, magari non sono proprio uguali a quello che del 2N3055. Qui si riarriva con chi ha stilato le tabelle, chi l'ha detto che è così perché l'ho trovato sulla tabella. La tabella dice, ma fino a un certo punto, poi bisogna controllare sempre le caratteristiche da noi. Ma quello che vi volevo far capire è questo: se noi andiamo su un sito e andiamo a cercare questi equivalenti, memorizzatelo un attimo, BD130, BD10, BDY20 e compagnia cantante, e li andiamo a cercare. Riduco un attimino a icona. Io spesso mi servo da RS perché mi torna bene anche per il menu della ricerca, perché posso cercare le equivalenti, dopo si vede insieme. Voi potete servire da qualsiasi altro fornitore che sia affidabile. Ripeto, cercare un transistor che non si trova e andarlo a cercare su internet e lo troviamo, se il transistor non è più in produzione, difficilmente si troverà. Ripeto, il 2N3055 qui si trova ancora dell'Onsemi, ma noi non andiamo a vedere ora il 2N3055, andiamo a vedere se questi equivalenti che mi ha riportato per il 2N3055, e poi cercheremo magari un altro transistor, se è roba che si trova. Lui mi ha detto per esempio BD130, BD130, allora magari qualcuno di queste si troverà anche, e BD130 mi trova tutt'altro che non è un transistor. Vediamo un'altra cosa, BDX10, BDX10, e anche qui non ha trovato niente. Proviamo l'altro, BDY20, BDY20 non ha trovato niente. BDY39, le cerchiamo tutti, questi qui. Io vi volevo solo far vedere che andiamo a cercare delle tabelle, ma non lo troviamo poi, perché se era già vecchio questo che andiamo a cercare, sono vecchi anche gli equivalenti che di solito, dico di solito, si trovano nelle tabelle. BDY73, e anche questo. Poi addirittura mi dà un 2N6254, e anche questo non l'ha trovato. Sicché quello che vi volevo dire, le tabelle di equivalenza che si trovano in giro, anche quelle vecchie, possono far comodo, però per transistor molto vecchi alla fine quello che noi dobbiamo trovare se vogliamo sostituire un transistor è andare a vedere quello che si trova con caratteristiche simili a quello che si è bruciato, e sono cose che purtroppo bisogna arrangiarsi e bisogna imparare a farle da noi. Proseguiamo un attimino. Ora io vi voglio spiegare un attimino il mio di metodi, ovviamente ce ne sarà anche altri per trovare degli equivalenti altrettanto validi. Il metodo che uso io è un metodo di capire se un prodotto, se un transistor o un altro componente, un ponte di Dio di quello che è, che non si trova, trovare un equivalente moderno che può andare bene in quel circuito, facendolo funzionare come se avesse, diciamo, il transistor originale. Infatti nella mia carriera, quando lavoravo, ho fatto tantissime riparazioni anche a bordo navi di anche apparecchiature con dei componenti discreti tipo transistor, diodi, ponti di diodi e altre roba che magari erano, come si dice, apparecchiature che venivano dall'America, apparecchiature anche autocostruite, spesso con componenti con le sigle cancellate, sicché lì l'equivalente lo trovi poco, e vedendo degli altri transistor magari simili che erano buoni, cercare un equivalente che potesse andare bene senza conoscere la sigla del componente. Comunque, dal 1983 a ora praticamente posso dire che tutto quello che ho sostituito con componenti equivalenti che ho trovato da me non si è guastato più, sicché vuol dire che insomma qualcosa di buono l'ho fatto. Sicché quello che vi voglio dire
è come si dice, quello che sto cercando di spiegarvi è che non servono le tabelle per trovare dei componenti che possono andare bene in un circuito. Ovviamente componenti che possono andare bene in un circuito non è detto che se io monto quel transistor in quel circuito poi sia un equivalente che può andare bene in un altro circuito. Bisogna valutarlo sempre col cervello. Ora io vi faccio un esempio che non c'entra niente prima di addentrarsi magari si vede qualche componente in pratica, perché è importante riuscire a capire. Cioè, se voi dovete fare una gita d'estate e dovete noleggiare un'automobile e siete in Italia, non ha una grossa importanza se alla fine quello che vi deve dare la macchina non c'ha proprio quel modello. L'importante è che abbia caratteristiche simili. Ovviamente se andiamo a girare l'Africa non è che vi può dare una cosa per un'altra, sicché anche qui quando andiamo a cambiare transistor non è detto che se io monto un transistor di caratteristiche veramente superiori poi possa andare bene lo stesso. Anche qui bisogna ragionarci dietro. E ora vi faccio un esempio, e poi basta con gli esempi che non ci incastrano niente. Vi faccio un esempio su quello che dicevo delle automobili per poter girare quando siete in ferie. Allora, l'esempio a prima vista sembra non calzare niente praticamente, però alla fine vedrete che calza, perché quando noi andremo a sostituire un transistor, c'è un transistor che è simile, un transistor che diciamo ha anche caratteristiche superiori, oppure è un transistor che è proprio uguale. La stessa cosa, come cerco di spiegarvi per le macchine, non è detto che una cosa di caratteristiche superiori possa andare bene però per l'uso che ne vogliamo fare. È per quello che bisogna analizzare il circuito dove lo vogliamo montare per vedere di non fare delle stupidaggini. Allora, facciamo un esempio così stupido. Se noi dobbiamo girare l'Italia e ci danno per l'estate, ci avevano promesso una Panda, per dire va bene, prendiamo la Panda, siamo in due, io e la moglie, può andare anche bene. Dice, ma io la Panda non ce l'ho, poi all'ultimo mi fa il negoziante magari, no? Ti posso dare o questa o ti posso dare per esempio un'altra macchina che potrebbe essere equivalente, mettiamo questa. Vabbè, fra la Panda e queste, se la Panda poi era anche 4x4, sono simili. Se poi il negoziante vi dicesse, cioè chiamo negoziante, insomma quello che noleggia le macchine, guarda, ma io non ce l'ho la Panda, ti posso dare questa. Va bene, mi dai questa, per girare l'Italia non mi pare il vero. Però se lui per girare invece che l'Italia, l'Africa, mi doveva dare questa, e invece non ce l'ha e mi vuole dare questa, con gli steratoni che ci sono in Africa, io non la giro l'Africa. È sicuramente una macchina di prestazioni superiori rispetto alla Suzukina, ma l'Africa ci rimango probabilmente impantanato al primo fango che trovo o la batto sotto, diciamo, al primo dosso, sicché al limite può andare bene o una Pandina 4x4 oppure potrebbe andare bene quest'altra Suzuki. Questo per dirvi che dipende dove vogliamo montare il transistor, dipende dal circuito che lo vogliamo montare, perché sennò sarebbe troppo facile. Se analizziamo il circuito dove lo vogliamo montare, allora a quel punto riusciamo a fare un bel lavoro. Allora, in un precedente video, per fare un esempio, ho sostituito un transistor sull'alimentazione di un subwoofer con un altro e c'è stato il solito furbo che ha detto: chi l'ha detto che questi transistor sono equivalenti? Non sono equivalenti infatti, ma andavano benissimo, anzi quello che ho messo io andava meglio,
nel circuito di alimentazione. Dopo si vede insieme, si disegna un circuito di alimentazione e si vede che differenza ci può essere fra un transistor e l'altro. Per esempio in quel circuito lì c'era montato un TIP 29C che ha una una tensione di collettore di 100 volt, regge solo 1 ampere e ha una dissipazione di 30 watt. Infatti era bruciato perché diciamo era abbastanza al limite in quel circuito lì. Io, a parte che non l'avevo disponibile, ma dato che era bruciato e che le caratteristiche erano tirate per il collo, ho montato un BD243 che è sempre 100 volt come corrente di collettore, che è sempre 100 volt come tensione collettore emettitore, però è 6 ampere di corrente di collettore, questa volta ho detto giusta, e può dissipare fino a 65 watt. In un circuito di alimentazione come era quello, semplicemente stabilizzato da uno Zener in base, va benissimo, perché più o meno l'HFE, il beta, è simile di questi due transistor e quello che ho messo io non si brucia più. Però non ho detto che quel transistor è scritto su una tabella che è equivalente, ma in quel circuito lì non solo poteva sostituire il BD243, il TIP 29, ma migliorava, diciamo, le prestazioni non del circuito perché la tensione era la stessa, ma impediva poi in futuro di doversi ribruciare. Questo che vi voglio dire. Non avrebbe detto la stessa cosa se io avessi montato un diodo più grosso, però bisogna ragionare nelle cose. Ora facciamo qualche esempio pratico. Allora, poi si arriva a transistor ovviamente. Ora partiamo con le cose più semplici per far capire poi il concetto. Questo è semplicemente un ponte di diodi, il disegno di un ponte di diodi che può essere su un'alimentazione. Vedo delle righe strane, ma sarà la telecamera. Sicché qui arriva la tensione alternata e qui esce continua più e meno. Può essere composto da un ponte di diodi già fatto, assemblato, classico, come questi, oppure da 4 diodi di questo genere qui. Allora, se io cambio un 1N4007 che è un ampere, mettiamo che sia composto da 4 diodi così. Se io cambio questi 4 diodi in un ponte d'alimentazione con 4 diodi come questi che sono 3 ampere, sono 1000 volt 3 ampere questi qui. Questo è 1000 volt 1 ampere. Non succede niente, l'ho migliorato il circuito. Diciamo ha le gambine più grandi, se c'entra bene, se no allargo leggermente fuori ce li posso montare. Non è che lo devo fare per forza, se ho l'1N4007 ce li monto, ma se io ho 4 diodi da 1 ampere, da 3 ampere ci posso montare quelli ovviamente e questo nessuno mi direbbe che ho fatto male o che, voglio dire, se sono troppo grossi esteticamente poi è brutto, ma in questo caso che sono anche piccolini può andare benissimo. E questo si ritorna al discorso che mi avevano fatto prima, che quell'altro scusate, transistor non andava bene perché c'è una corrente troppo più alta e va bene, ma nel circuito dell'alimentazione, e ripeto poi ci si arriva, poteva andare bene. Questi due diodi, fra parentesi, se questo invece di essere un 1N4007 fosse un diodo veloce e io ci vado a montare un diodo che non è veloce, non andrebbe bene se è montato all'uscita per esempio di un alimentatore switching. Qui si sta parlando di tensione di frequenze ovviamente basse, qui la frequenza di rete è 50 Hz, però stessa cosa, se io ho un diodo da 1 ampere, un alimentatore switching, cioè un diodo veloce da 1 ampere, e ci monto lo stesso un diodo veloce, perché si è bruciato, ci monto un diodo veloce da 3 ampere, va bene lo stesso, voglio dire, basta non sia troppo grosso che rovini l'estetica. Se sono di queste dimensioni tutte e due ho migliorato il circuito, lo posso fare, però bisogna che ci ragioni un attimino. La stessa cosa, se io vado a montare per esempio a sostituire questo ponte di diodi che è 400 volt 25 ampere,
lo sostituisco con uno che è sempre 25 A ma 1000 volt, non è che ho fatto una stupidaggine, anzi ho montato un oggetto più performante che qui si poteva montare. La stessa cosa se io vado a montare quest'altro che è 1000 volt addirittura 50 A, cioè le dimensioni sono quelle, aumenta la corrente, ci deve passare dentro della corrente e della tensione semplice, non succede niente, qui lo posso fare, non lo potrei fare in altre cose. Vediamo, andiamo avanti e facciamo l'esempio dei transistor ora. Allora, prima di passare a farvi vedere uno schema con i transistor e farvi vedere i transistor, ovviamente chi lo sa già, chi non lo sa, spiego un attimino le caratteristiche che ci devono interessare quando si deve andare a vedere poi una sostituzione. Allora, le caratteristiche sono la potenza del transistor in corrente, in questo caso qui è il datasheet di un 2N3055 o di un MIOTA 2955 che è il suo equivalente ma PNP, uno è NPN, questo è PNP. Allora, questo transistor ha 15 A di corrente di collettore, 115 watt di dissipazione e 60 volt di tensione collettore-emettitore. Allora, ricapitolando, abbiamo la tensione collettore-emettitore che sono 60 volt, importante, questa è importante. Poi è importante anche la corrente di collettore, che sono 15 A, e la dissipazione, che in questo caso sono 115 watt. Poi altre caratteristiche importanti ovviamente sono anche il guadagno e in alcuni transistor la frequenza. Ora, io non lavoro con transistor con apparecchiature di alta frequenza, di trasmettitori e roba del genere, sicché quello che dirò oggi vale per le apparecchiature normali, massimo amplificatori o circuiti di alimentazione per cose che di solito ho fatto io, non lavoro su circuiti di alta frequenza. Sicché se in questo caso dovete cercare un transistor che possa sostituire questo, dovete vedere che abbia almeno 60 volt di tensione emettitore collettore, che abbia una corrente di almeno 15 A e una dissipazione di 115 watt. Poi possiamo andare a vedere se la trovo. Allora, un'altra caratteristica importante da considerare è il guadagno del transistor. Qui ha, diciamo, un'ampia gamma da 15 a 120, sicché è facile trovare un transistor che rientri, diciamo, in questa gamma, ma mettiamo che un transistor lo dasse, per dire, da 60 a 80 come guadagno, dobbiamo avere un transistor che sia simile, va visto in che circuito va sostituito, però che abbia un guadagno simile, perché se avesse un guadagno troppo basso può succedere che scalda, diciamo, sia il pilota e sia il transistor stesso, non ce la fa e poi si fa del danno. Se avesse un guadagno veramente esagerato ci sta che poi autoscilli. Questo qui poi praticamente ci sono anche la frequenza di taglio praticamente. Questo qui va, se non mi sbaglio, 2,5 MHz, altri transistor arrivano più su, comunque quello per gli usi che si fa in bassa frequenza o su alimentatori, diciamo, è un parametro meno importante. Poi, per carità, i parametri dei transistor sono tutti importanti, perché se no non l'avrebbero elencati tutti, ma quelli che vi ho detto io sono quelli basilari per poter fare una sostituzione, anche perché difficilmente magari trovate un transistor che abbia tutti gli stessi parametri uguali a un altro, e se no sarebbe quell'altro il transistor, ovviamente. Ora ho iniziato a disegnare qualcosa, vediamo cosa posso disegnare. Facciamo conto un circuitino semplicissimo dove c'è questo transistor qui c'è il più, che praticamente deve comandare la bobina di un relè, e mettiamo che
e qui mettiamo che ci sia una fonte di luce che illumina questa fotoresistenza. Allora, circuito puramente teorico. Allora ho disegnato questo circuito banale per far sì di farvi capire come sostituire eventualmente questo transistor che ci troviamo e che non, diciamo, non è più magari in produzione. Questo è un relè normale, di quelli piccolini. Questo diodo in antiparallelo al relè serve per evitare che si generano extratensioni, perché quando si apre e si chiude il relè si generano extratensioni. Questa resistenza va a comandare la base del transistor e questa è una fotoresistenza che quando è illuminata, questa è una fonte di luce, quando illumina la fotoresistenza butta a massa la base del transistor, sicché quando qui c'è la luce che picchia sulla fotoresistenza, il relè sarà diseccitato perché la base è a massa. È un circuito teorico ovviamente, è funzionante, ma insomma si può migliorare. Sicché quando diciamo qui è illuminato, la fotoresistenza butta a massa la base del transistor, relè diseccitato. Se io tappo, metto un ostacolo davanti a questa fonte di luce che illumina la fotoresistenza, questa tensione arriva in base perché non è più cortocircuitata, diciamo, a massa dalla fotoresistenza, il transistor conduce, mi eccita il relè. Sicché banalissimo. Ora, qual è il problema? Che io qui ci trovo un BC 107, perché questo qui è un circuito magari vecchio come il cucco, e io ci trovo questo transistor qui, che ovviamente, facciamo conto, non lo so se si trova, ma difficilmente si trova. Contenitore metallico. Allora, cosa dobbiamo fare per andare a sostituire questo transistor? Prima di tutto dobbiamo andare a vedere le caratteristiche di questo transistor qui, e ora le andiamo a cercare. Fra parentesi, in un circuito del genere è molto semplice come circuito, e se noi vediamo che il relè ovviamente non è che assorbe, se c'è un BC107 questo relè voglio dire, darà un assorbimento al transistor di pochi milliampere, considerando che il BC107, se non mi sbaglio, è tipo 100 milliampere come corrente di collettore, sicché va bene qualsiasi altro tipo, essendo semplice non ci sono problemi, voglio dire, anche di guadagno del transistor, insomma andrà bene parecchi tipi di transistor. Ma andiamo a analizzare ora il BC107, che tipo di transistor è. Allora, si è detto che è un BC107. Per trovare un transistor andiamo a scrivere BC107 datasheet, eccolo qua, e andiamo in uno dei tanti siti che hanno il datasheet. Va bene anche questo, qui ce lo fa vedere, andiamo a vedere se riusciamo a aprirlo. Alle volte sono, diciamo, piuttosto noiosi, infatti. Comunque vediamo se ce lo fa, eccolo qua, ce lo fa vedere. Noi andiamo a vedere, questo qui sarebbe un transistor specificato, diciamo, per audio, sarebbe un preamplificatore audio vecchio, però noi l'abbiamo in quel circuito, può benissimo comandare un relè, insomma non c'è nessun problema. Ci dice che il suo equivalente PNP è il BC176, andiamo a vedere, e è diciamo un transistor, vedete, collettore emettitore da 45 volt, e abbiamo una corrente di collettore di 100 mA e è 0,3 watt, insomma un transistor piccolino. Ovviamente possiamo andare a vedere anche il guadagno si attesta, diciamo, da 110 a 450, è classico, diciamo, per un transistor di piccolo calibro come questo. Allora noi che dobbiamo fare? Dobbiamo cercarne uno che abbia delle caratteristiche simili. Dopo si vedrà anche per i transistor, magari degli amplificatori audio, si vedrà cosa dobbiamo cercare, ma intanto andiamo a vedere se possiamo trovare un transistor che abbia caratteristiche simili a queste. Andiamo sempre sul nostro sito, per dire, dell'RS,
non c'ho niente, no? Non mi paga magari. E se io digito BC107 mi fa vedere tutto tranne che, diciamo, un transistor, perché, come ripeto, non c'è più. Allora possiamo provare la prima ricerca proprio così per vedere se abbiamo fortuna. Possiamo scrivere anche transistor 100 mA, vediamo se trova qualcosa. Questo è un PNP, non ci va bene perché si è detto che era un NPN, e questo lo stesso potrebbe andare bene, ma è 36 volt soli, quell'altra mi sembra fosse 50. E andiamo a vedere i vari transistor, diciamo, che ci possono essere. Io lo so già più o meno qual è, però faccio cioè no, più o meno, lo so con certezza qual è. Comunque si fa per guidarvi eventualmente nella ricerca. Allora andiamo a vedere intanto qui, andiamo a vedere, noi vediamo che la tensione collettore emettitore, vediamo quanto si era detto che era, 45 volt. Allora intanto facciamo una cosa, andiamo a vedere qui e scriviamo nella casella di ricerca, allora collettore massima, corrente di collettore massima, intanto si è detto che era 100 mA, che noi andiamo a scrivere 100 mA, come vedete ce n'è un mucchio, 1500, intanto è la prima cosa. Poi andiamo all'altra casella che cerchiamo, tipo di transistor, è un NPN, e qui già si cala il numero dei componenti che andiamo a cercare. Poi andiamo a vedere la tensione VCE, se la trovo, perché tensione massima collettore emettitore si è detto che era 45 volte mi sembra. La testa è andata, ragazzi, non ve lo vorrei dire, 45 volte. Sicché qui mettiamo 45 volte e qui ovviamente ce n'è tanti di transistor. Il primo che però mi va a mettere qui è proprio quello che ci interessa a noi, perché l'equivalente diciamo del BC 107 in contenitore plastico invece che metallico è proprio il BC 547, anche perché questo non ce lo possiamo mettere. Se andiamo a vedere qui mi ripropone il BC 147 e se andiamo per le rifinite mi ripropone anche il BC 550, potrebbe andare bene lo stesso, non ci cambia niente. Io so che è il BC 547, ma per quel tipo di circuito lì può andare benissimo anche questo. Se io vado ad aprire il BC 547, vado ad aprire il datasheet, per quello che mi garba RS, perché ci sono anche i datasheet. Se andiamo a vedere, quando ecco si è aperto il datasheet, qui abbiamo praticamente le caratteristiche nello stesso datasheet del BC 546, 547, 548, 550 e compagnia cantante. Qui abbiamo disegnato dove ci sono base collettore emettitore, che è importante perché se un transistor ha, diciamo, i terminali invertiti fate dei danni, sicché lo dovete vedere praticamente. Infatti questo la base l'ha al centro e c'ha poi l'emettitore sul 3 che è da questa parte e il collettore là sul, sicché questo è importante. E se andiamo a vedere il BC 107, se lo trovo, anche lui la base là al centro, il collettore là qui e l'emettitore, vedete, praticamente sono uguali. La base è l'1, l'emettitore è sul 3 e il collettore qui sul 2, cioè messi in questa maniera qui. Se andiamo a rivedere l'altro datasheet ce le troviamo nella stessa posizione. Le caratteristiche, se andiamo a vedere, ci dice che è o switching o amplificatore per le caratteristiche di tutte e due, infatti può andare bene per entrambe le cose. Anche prima l'altro datasheet ci diceva che il BC 107 andava bene per gli amplificatori, e qui andiamo a vedere le varie caratteristiche praticamente, che sono le stesse, sono 50 volt circa di collettore emettitore 45 volt, scusate, di VCE, e abbiamo i famosi 100 mA. Questo qui addirittura dissipa un pochino di più, sicché questo transistor può andare benissimo. Ora vi faccio vedere ancora un'altra cosa. Allora, ovviamente un circuito così non è critico per niente, e non solo ci potremmo montare
questo transistor qui, questo qui è praticamente il BC547 e è praticamente compatibile pin to pin con quest'altro. Chi non l'avesse mai visti, i transistor qui in contenitore metallico, vediamo se riesco a avvicinarli, si riconosceva bene perché questa tacchettina che vedete da una parte è l'emettitore praticamente, il collettore è la carcassa e l'emettitore era questa linguettina. Ovviamente ne va da sé che la base è quella nel mezzo, è questa qui, e questo qui è perfettamente, diciamo, compatibile e è in contenitore plastico. E anche qui si parla di un transistor equivalente, però in contenitore diverso. Se vogliamo, quelli, diciamo, un po' più scettici, diciamo è quasi equivalente perché non è in contenitore metallico. Ora, in questo circuito qui che vi ho fatto vedere, che è banale, se proprio uno non ci avesse niente, e non è che vi dico che lo dovete fare per forza, ma se ci avete da riparare un oggetto così che vi serve per la luce, che ne so, nel garage o in giardino, se no rimanete al buio e non avete altro, ci potete montare anche un transistor tipo questo, che è esagerato per l'uso che ne deve fare, perché questo è un ampere, però cambia la disposizione dei terminali. Per esempio, questo, la base è la qui da una parte, il collettore è nel mezzo e l'emettitore è qui, però in una data maniera nel circuito ce lo potete mettere lo stesso e funziona, diciamo, uguale. Questo per dire che in un circuito che non è critico in questa maniera qui ci si può mettere un'ampia gamma di transistor, e anche in altri circuiti, e piano piano si arriva all'amplificatore. Allora, disegniamo un circuitino classico come quello, diciamo, dove sono stato infamato, che ho cambiato quel TIP 29 col BD 243. Una cosa, se lo notate, questi fogli qui sono fogli che sono già scritti da una parte, ma li riuso perché gli alberi non crescono come funghi e secondo me la carta va utilizzata fino a che è buona, non è per tirchieria, ve lo dico avanti. Allora, mettiamo che qui ci sia il più, mettiamo che qui ci sia la linea, qui c'è un transistor NPN, qui c'è un altro transistor sempre NPN, così sono in configurazione Darlington. Qui c'è l'uscita, scrivo anche in inglese. Qua ci mettiamo uno Zener, circuiti vecchi classici che si trovano sempre in alcuni amplificatori, in alcuni vengono utilizzati ancora per non ammattire troppo. Poi qui abbiamo una resistenza che va qua, e qua, se vogliamo proprio fare il gaga, ci mettiamo anche un condensatorino elettrolitico che ci aiuta, diciamo, a tenere la tensione. Allora, mettiamo che questo sia, ipotesi, un 2N 3055 e questo sia vecchissimo 2N 1711. Trovate un alimentatore di questo genere qui. Ora, qui ovviamente c'è tutta la parte con raddrizzatore, ponti di diodi, condensatori. Qui ho disegnato il più e il meno perché arriva già alla parte raddrizzata, se no lo dico perché sennò. E di qua abbiamo l'uscita. Ora mettiamo anche che questo alimentatore, che qui entri, che ne so, faccio per far conto pari, 20 volt, qui ne esca 12,
mettiamo che abbia un consumo di 3 ampere, sicché fra collettore e emettitore, qui entra 20 e qui ne esce 12, abbiamo 8 volt che cadono qui. Questo ve lo dico per analizzare il circuito. Abbiamo una corrente di 3 ampere, si è detto, sicché 8 per 3, perché sono quelli che... e questo diciamo transistor dissiperà 24 watt. Ora noi troviamo questi due transistor, anche questo e basta, ma questi due transistor li troviamo guasti, mettiamo andati in cortocircuito, qui ci troviamo i 20 volt diretti, o sono interrotti e non ci troviamo niente. Le dobbiamo sostituire. Lasciamo perdere che, come si dice, abbiamo detto che ora la Onsemi rifà i 2N3055, però mettiamo che non si trovino non si trovino su RS, e mettiamo che le dobbiamo cercare. Non le vogliamo prendere su canali strani su internet perché ci danno un falso. Vi ricordate un video, l'ho comprati apposta, proprio 2N3055, e erano falsi, che anche quella è una cosa che non capisco, ora ve la spiego, e dobbiamo trovare degli equivalenti. Allora, prima di passare alla ricerca del transistor, volevo fare un esempio sul discorso dei transistor fake che si trovano in giro, una cosa che non capisco. Allora, questo, vediamo, lo inquadro più da vicino. Questo qui è un rarissimo 2N3055 dell'RCA, vero, è mio, questo è NOS. NOS vuol dire che è di quelli nuovi ma vecchi. Si è visto che degli altri transistor che avevo preso apposta, marchiati 2N3055, bruciavano come se nulla fosse. Ora, quello che mi domando è questo. Questo qui non è ovviamente un 2N3055, questo è un transistor che si usa sugli amplificatori, lo danno anche nella scatolina, non lo regalano, ma lo prendo solo come esempio perché ce n'è degli altri. È sempre nello stesso contenitore. Ora, quello che voglio dire, tanti vogliono il 2N3055, lasciamo perdere in questo circuito qui, mettiamo in un amplificatore, no? Se io al posto del 2N3055 ci monto questo qui, funziona, anche se questo qui ha una tensione molto più alta, a 15 A sempre come corrente, ma se non mi sbaglio è oltre 200 volt come tensione VCE. Dicevo, a cose normali funzionerebbe. Se io questo lo marchiassi 2N3055, funzionerebbe e nessuno magari si accorgerebbe di niente, o quasi, nella maggioranza dei casi perlomeno. Invece no, fanno dei transistor che fanno schifo e vendono dei bidoni, cioè potrebbero rimarchiare, quello che voglio dire, dei transistor buoni, e funzionerebbero, sarebbe un falso comunque, però funzionerebbero, invece danno proprio della spazzatura. È questo che non riesco a capire. Ecco, questo era quello che volevo dire del perché che non capisco. Ora, prima di andare a analizzare e a trovare, gli equivalenti che si potrebbero usare per questo circuito, va fatta la considerazione del circuito. Anche questo qui è un circuito semplice, ripeto, abbiamo uno zener che stabilizza la tensione per fare uscire questi 12 volt, abbiamo un ingresso di 20 volt e abbiamo un transistor che deve consumare, cioè che deve reggere almeno 3 ampere e dissipare almeno 24 watt. È ovvio che se noi mettiamo un transistor, se andiamo a cercare un transistor che è 3 ampere, lo bruciamo perché ovviamente lavora sempre al massimo, sicché non per niente qui c'è stato montato il 2N3055 che è 15 ampere, l'abbiamo visto prima, di corrente, di collettore. È stato montato anche questo perché era uno dei transistor più economici. L'ho disegnato ora questo schema, ma non è difficile che su un alimentatore vecchio ce lo troviate proprio.
Ora, quello che va visto, si è detto, lo schema è semplice, è per quello che va analizzato lo schema per capire come, diciamo, sostituirli. Questo qui pilota quest'altro transistor e questo, diciamo, comanda tutta la potenza. Possiamo usare dei transistor anche superiori come portata, magari un transistor anche da 20 A va benissimo per questo tipo di schema, ma possiamo usare, considerando che abbiamo 3 A e basta e 24 watt di dissipazione del transistor, possiamo anche montare un transistor che abbia magari 10 A, andrebbe bene lo stesso. Sicché se noi andiamo, la prima cosa che dobbiamo trovare è il 2N1711, diciamo che è in questo contenitore qui, ma ovviamente fatti così non si trovano più. Andiamo a analizzare un attimino i componenti che potremmo trovare. Allora, sempre andando a cercare, diciamo, i famosi datasheet, se noi andiamo a vedere il 2N1711 ce lo dà, io lo so già, ma insomma si guarda, è un transistor da 1 A nel contenitore che vi ho fatto vedere, un contenitore che usava tanto a quell'epoca lì. Allora, se noi lo andiamo a vedere, le caratteristiche di questo transistor qui ci dà come volte collettore emettitore 50 volt e ci dà 1 A di corrente, diciamo, di collettore. La dissipazione è bassa, ma non è quello che ci interessa, diciamo, a noi in questo momento, perché è un pilota e basta, ovviamente. Abbiamo visto che fa da pilota. Se dobbiamo andare a vedere e cercarlo, magari sempre sul famoso sito di RS, possiamo andare a cercare mettendo i filtri in questa maniera qui. Allora, la prima cosa che possiamo fare nei filtri è andare a vedere la corrente massima, perché se detto ci serve un transistor che abbia 1 A, eccola qua, e andiamo a cercare, è un NPN ovviamente quel transistor lì, 1 A, e ne trova 281. Questo, anche se regge 1 A, lo scarterei subito ovviamente come contenitore, perché è veramente piccolo, come questo qui dura da Natale a Santo Stefano. Questi qui non ci si possono mettere perché sono SMD e si può proseguire fino a vedere che abbiamo magari un transistor che ci possa andare bene. Questo potrebbe andare bene, ce n'è uno che va meglio, che lo so io, ma insomma è che è sbagliato il database qui su RS e non si trova. Per quello, dopo ve lo faccio vedere. Comunque questo qui potrebbe già andare bene anche se è in questo contenitore. I terminali sono disposti diversamente, ma potrebbe essere un transistor da 1 A 100 volte che per l'uso di pilota di un alimentatore può andare benissimo. Vediamo se ne troviamo uno, diciamo, che mi piace di più. Andiamo su mettiamo un altro parametro, la tensione. La tensione si era detto 50 volt. Ecco, tensione collettore emettitore, mettiamogli un paio di parametri, mettiamogli 50 volt per vedere quello che viene. E qui non c'è niente, diciamo, che ci piace perché sono a montaggio superficiale. Qua ci dovrebbe essere qualcosa di più, però se andiamo a vedere, noi non montiamo quelli a montaggio superficiale, ma andiamo a vedere prima di tutto solo NPN e poi andiamo a cercare tipo di montaggio, ci dovrebbe essere da qualche parte su foro, e qui, diciamo, ci si riduce e ci ridà, diciamo, il transistor di prima. Diciamo, questo transistor qui potrebbe andare bene, 1 A 60 volt va, diciamo, più che bene. Se noi andiamo a vedere il datasheet di questo qui, è un TIP 29, ha ovviamente base collettore emettitore disposti in maniera diversa che dovremmo tenere conto,
e questo diciamo può andare bene, ma è in un contenitore un po' esagerato. Vedete, se io vado ad aprire le caratteristiche mi dà da 60 a 100 volte, dipende se è il 29A o il 29C, e mi dà 1 ampere. Diciamo di corrente di picco mi dà 3 ampere. Ora in realtà un equivalente diciamo in contenitore più umano sarebbe il BD 139, ma su RS hanno fatto un errore, 3 ampere, e per quello dai filtri non risulta. Vado a vedere il datasheet e a meno che non sia sbagliato anche il datasheet, questo è un transistor da 1 ampere e questo potrebbe essere, vedete come tipo di contenitore, più umano, insieme al BD 135 e il BD 136 potrebbero andare benissimo. Vedete, qui mi dà 1,5 ampere di corrente di collettore e la corrente di picco me la dà a 3 ampere, però sul diciamo database loro hanno scritto direttamente 3 ampere e non si trovava. Comunque diciamo, ecco, si può usare tranquillamente un BD 139 per sostituire il primo transistor. E ora andiamo a vedere per sostituire l'altro transistor. Allora, per trovare l'equivalente, diciamo che potrebbe andare un transistor in quel circuito, io ho messo praticamente 60 volt come tensione di collettore e i famosi 15 ampere e me ne ha trovati 6. Ovviamente sono tutti in contenitore diverso. Non è detto che non potrebbero andare bene, perché se andiamo a vedere per esempio questo, banalmente, questo si chiama, se andate a vedere, TIP 3055. Questo qui è il 2N3055 in contenitore diverso e ci si potrebbe montare anche questo. Il problema è se vogliamo montare un transistor in contenitore TO3, perché se noi andiamo a vedere in contenitore TO3, se noi andiamo a cercare il tipo di prodotto, tipo di package, non me ne fa vedere punti. Se io voglio cercare un transistor in contenitore tipo TO3, devo togliere assolutamente la spunta dai 60 volt. A questo punto mi fa vedere ovviamente il 2N3055, che si è detto loro lo hanno, ma mettiamo che non lo avessero, potrebbe essere un valido sostituto questo qui, che è sempre 15 ampere, ha lo stesso contenitore e regge una tensione superiore di 120 volt. Diciamo che questo transistor qui potrebbe sostituire in questo alimentatore qui il famoso 2N3055 perché ha lo stesso contenitore. Andiamo a vedere un attimino le caratteristiche tecniche. Vedete qui addirittura mi dà queste caratteristiche qui, me le dà insieme col 2N3055, la scheda è la stessa, sicché praticamente l'MJ1501, che è quello che abbiamo visto, è semplicemente un transistor che ha una tensione, una VCE più alta. Poi per il resto è 15 ampere come il 2N3055, è della stessa famiglia praticamente, è sempre 115 watt è il 2N3055 e questo addirittura 180 watt. Se vogliamo andare a vedere il guadagno vedrete che è simile sia l'uno che l'altro. Tutte e due, come vedete, si va da 10 a 70 per uno a 20 a 70 per l'altro, sicché diciamo volendo possiamo montare un transistor al posto dell'altro, ma ci sono eventualmente delle alternative. Si è detto che per questo qui abbiamo trovato questo transistor qui che può andare bene, a parte il fatto che è il contenitore diverso. Questo qui, la base è la qua, il collettore è questo, mi sposto. Questo qui, la base è la qua, il collettore è qua e l'emettitore è qua. Mentre questo transistor qui ha la base qui, il collettore qui e l'emettitore là. Però volendo, ovviamente, se io questi qui lo monto
in questa maniera qui, avrà disposti, se lo monto in questa maniera qui, avrà disposti alla fine i contatti come questo, e lo possiamo sostituire, diciamo, tranquillamente con questo qui. Mentre il 2N3055 lo possiamo sostituire o col 2N3055 che ora si trova, oppure lo possiamo sostituire con un altro transistor che abbiamo visto che è della stessa famiglia. Però, volendo, considerando che i famosi 24 watt massimi di dissipazione che si era calcolato e i 3 ampere soli, potremmo anche sostituirlo con un 2N3772, se ce l'abbiamo, che ha lo stesso contenitore, che era più rinomato una volta e più costoso, questo è della Motorola, che è 60 volt 10 ampere. Ha la stessa potenza di dissipazione, ma considerando che deve lavorare su 3 ampere, anche questo, se ce l'avessimo in casa, come me, potrebbe essere un sostituto, diciamo, più piccolo come amperaggio, ma che per il tipo di circuito che era montato poteva andare bene. Per quello che vi dico, dovete guardare il tipo di circuito, perché il 2N3772, questo qui, non è un equivalente del 2N3055. Qualitativamente una volta era anche migliore, però ha delle caratteristiche, la stessa tensione di lavoro, ma è solamente 10 ampere di corrente di collettore. Ma per questo circuito qui va benissimo, non succederebbe assolutamente niente. L'alternativa, ora ve lo faccio vedere al contrario. Allora, questo qui, mettiamo che il famoso 2N3055 lo trovate in un dissipatore tipo questo. Ora, da qui si vede male, e sicché lo giro, tanto non cambia niente. Lo trovate qua. Volendo, siccome ci stanno lo stesso, lasciamo stare che questo buco è grande, fate conto che sia un buco grande come questi qui accanto. Volendo, il TIP 3055, che ha questo contenitore qui, è, come si è visto prima, lo stesso equivalente, ma in contenitore diverso, del 2N3055. Se pieghiamo i terminali proprio a ridosso del contenitore qui, si può montare allo stesso posto. Il collettore rimane qui, però gli altri due terminali si piegano e potrebbero essere saldati alla stessa maniera. È una cosa, diciamo, più brutta, ma è una cosa, in caso di emergenza, fattibile anche quella. E questo ve l'ho detto, diciamo, per onor di cronaca, tutto lì, perché ovviamente se poi trovate un transistor con lo stesso contenitore ne guadagna anche l'estetica. Ora vediamo altri circuiti. Allora, per quanto riguarda il reperimento dei transistor per gli amplificatori vintage, valgono le stesse regole per i circuiti che si sono visti. Bisogna controllare il transistor che dobbiamo sostituire, che tipo è, che caratteristiche ha, e dobbiamo anche vedere come lavora nell'amplificatore, che sapere quanti watt ha l'amplificatore e diciamo tutto quello che è necessario sapere per poter sapere anche che corrente andrà a scorrere nel transistor per la sostituzione, perché alle volte possiamo trovare dei transistor che ci si avvicinano molto a caratteristiche, ma magari sono leggermente inferiori, e a volte potrebbero andare bene facendo i conti dell'amplificatore e delle potenze che eroga e delle tensioni che sopporta il transistor e compagnia cantante, come dico sempre, e alle volte no. Anche montare transistor da caratteristiche veramente esagerate, cioè se un transistor ha 100 volt di tensione di collettore, tensione collettore emettitore,
non ci possiamo montare un transistor che ha 1500 volt. È vero che sarà sicuramente regge di più, ma lo scopo per cui è nato probabilmente è diverso, e anche quello nei datasheet lo troviamo scritto. Andiamo a vedere. Allora, questo è un classico transistor che montavano i Marantz, per dire una marca. È un 2SC 2681. I giapponesi le marchiavano così, il 2S non c'era, sicché 2SC 2681. È un transistor NPN che non, diciamo, non si trovano. Io ho questi e me li tengo stretti. Allora, se andiamo a vedere, vi volevo far vedere gli equivalenti che davano sui manuali. Allora, questo è un manuale della ECA, questo qui è il 2SC 2681 e dà degli equivalenti. Questo ve lo dico perché ovviamente questi manuali l'hanno scritti degli esseri umani, come siamo noi, come sono io, come siete voi. E sicché a questo punto, come hanno trovato, hanno messo degli equivalenti loro, anche alle volte sbagliando, andandoci vicino, lo possiamo fare da soli senza diventare troppo matti, anche perché quello che vi faccio vedere è che se andiamo a vedere il 2SC 2681 mi consiglia BD245, BD745, TIP33 e le troveremo questi transistor, sicché dopo andiamo a vedere se li troviamo e poi lo scegliamo da noi un equivalente fra quelli disponibili, perché il problema è trovare un equivalente fra quelli disponibili. È inutile che io mettiamo che sia perfettamente identico, non lo so, ma mettiamo il 245 sia perfettamente identico al 2SC 2681. Se poi lo vado a cercare e non lo trovo più in commercio, siamo appunto da capo come per il 2681, sicché non serve, diciamo, a niente andare a cercare degli equivalenti che non siano in commercio. Allora, io ho fatto però una lista, allargo un attimino l'immagine, con i componenti che davano come sostituti. Il nostro 2SC 2681 è 115 volt, 10 A con una dissipazione da 100 watt. Come vedete, i sostituti che davano non erano proprio uguali, tipo il BD 245C è sì 125 volts, però ha un amperaggio leggermente più alto e di contro ha una dissipazione più bassa. Sarebbe stato meglio che avesse anche lui 100 watt di dissipazione. Il 745C è 100 volt, sicché ha una tensione più bassa, è 20 A e è 115 watt. Ora, questo cosa vuol dire? Se l'alimentatore fosse alimentato per esempio a 50 volt o a 60, probabilmente questo qui andrebbe anche bene. Se l'alimentatore fosse alimentato a 85 volt, qui cominciamo a essere a rischio. Oppure consigliano il TIP33C che è 140 volt, sempre 10 A, che ha una tensione di lavoro più alta, è sempre lo stesso amperaggio dell'originale, ma anche questo ha una dissipazione più bassa. Come vedete, gli uomini cercano dei transistor equivalenti, ma non sono transistor uguali, sicché è vero che, come mi ha detto quello là, chi lo dice che siano uguali quelli che ho messo io? No, non sono uguali, come non sono uguali quelli che danno sulle caratteristiche delle equivalenze. Ora andiamo a provare a cercarlo da noi. Allora, eccomi qua di nuovo. Questo monitor, non so se è il monitor, spero sia il monitor perché mi fa rosso da morì, non si capisce bene se sono abbronzato perché ho preso il sole, se sembro avvinazzato, vabbè, ma a parte questa cosa qui. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a vedere le caratteristiche del nostro transistor, sicché si parlava del 2SC 2681. Se andiamo a vedere il datasheet, ci dice anche 2SA 1141 è il suo complementare, sicché questo è l'NPN, il 2SA 1141 sarà il suo complementare. Poi andiamo a vedere
sempre nelle caratteristiche, prima di farvi vedere un'altra cosa, va bene, qui c'è ovviamente base collettore mettitore come sono disposti, ma sono, diciamo, i transistor con questo contenitore sono tutti con questa disposizione. Poi andiamo a vedere la VCO, come si diceva prima era 115 volt, e abbiamo 10 ampere, dove abbiamo 15 ampere di picco, vuol dire che oltre 15 ampere tira il calzino immediatamente. E abbiamo una dissipazione di circa 100 watt. Sull'altro manuale avevo visto 115 watt, ma insomma, diciamo, questo datasheet riporta 100 watt. L'altra cosa che possiamo andare a vedere è, per esempio, ma ci interessa fino a un certo punto, la capacità del transistor, ma ripeto, ci interessa veramente fino a un certo punto, e la frequenza di lavoro che arriva a 80 MHz, ma noi si sta lavorando in bassa frequenza. Noi, anche se andiamo a montare un transistor poi che lavora per dire fino a 20 MHz, non ce ne frega più di tanto. Comunque questo transistor può lavorare fino a 80 MHz. E l'altra cosa che possiamo eventualmente andare a vedere è il guadagno. Anche qui si va da 60 a 200. Anche qua, se andiamo a scegliere un transistor che ci sembra che vada bene, se no poi qualcuno mi riprende, e troviamo un transistor che ha un guadagno per esempio tipico di 30, quello lo dobbiamo scartare subito, perché anche il guadagno è abbastanza importante e il transistor che andiamo a montare deve essere in questo range, sicché se noi andiamo a prendere un transistor, una coppia, perché a questo punto se è un amplificatore monteremo una coppia, e hanno un guadagno di 100 o di 120 tutte e due, la coppia che andiamo a montare va bene perché rientra in questo range, e andiamo bene così. L'altra cosa importante che dovete vedere dai datasheet, ripeto, non è che uno vi dice dovete montare quel transistor e voi ce lo montate anche se lo trovate su una tabella equivalente, andate a vedere il datasheet. Comunque l'altra cosa importante che dice questo datasheet è che l'applicazione di questo transistor sono per apparecchiature audio frequenze, power amplifiers, amplificatori audio, e sicché va benissimo per l'uso che vogliamo fare. E dopo anche i transistor che andiamo a trovare, se è possibile, dovremo avere la dicitura che vanno bene per gli amplificatori, e questo lo troviamo nel datasheet. Allora chiudo un attimino qui, come avete visto c'è già degli altri datasheet scaricati, perché poi così avevo già fatto una ricerca e ero più avvantaggiato. Allora noi andiamo a cercare ora, si è detto che questo transistor qui deve avere una tensione di almeno 115 volt, ma noi diamogli intanto il nostro amperaggio che ci interessa. Andiamo a vedere, corrente massima di collettore, si è detto deve avere 10 ampere, eccoli, deve avere 10 ampere. E lui mi va già a trovare dei transistor, sicché questo è un transistor da 10 ampere, 140 volt, che potrebbe teoricamente fare già al caso nostro, però come andiamo, non fa il caso nostro perché è prodotto non in stock, sicché noi avevamo già esultato, ma non dobbiamo esultare perché questo prodotto non c'è, e allora dobbiamo proseguire un attimino la ricerca. Questo è in un altro contenitore e poi è 80 volt e non va bene. Alle volte per trovare un equivalente ci metto parecchio tempo. Allora l'altra cosa che dobbiamo andare a vedere per avvantaggiarsi, visto che non gli si è detto 10 ampere, 100, non gli si è dato il voltaggio, ci aveva proposto questo che ci sarebbe piaciuto tanto ma non c'è, andiamo a provare a mettere per esempio anche un altro tipo di parametro, per esempio a montaggio, tipo di montaggio
montaggio sul foro, che così magari qualcuno lo togliamo. E come contenitore possiamo vedere di trovare un contenitore tipo questo, che è come contenitore TO, mi pare, TO3. Allora, andiamo a vedere un altro contenitore tipo di package TO3P, me ne dava solo uno, sicché anche qui con 10 A io sarei già fregato, perché non mi dà transistor che mi servono. Questo andava bene ma non c'è, allora devo aumentare un attimino la corrente del transistor, devo andare a vedere. È laborioso, è una scocciatura, però è una cosa, come si dice, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo. Andiamo a vedere, proviamo con 12 A, che è leggermente superiore, e qui mi troverebbe questo qui, ma è 400 volt, sicché è troppo alto. Andiamo a vedere un transistor che abbia una tensione di lavoro massimo fino a 250 volt, se lo trovo, tensione massima collettore tipo di montaggio. Allora, con 12 A che abbiamo emesso, purtroppo i transistor ci sono solo 400 o 700 volt, sicché anche questo qui è un parametro che va abbandonato. Allora leviamo il 12 A, proviamo 15 A. Allora 15 A ovviamente mi propone anche questi in TO3, che diciamo andrebbero anche bene se fosse se cercassimo un transistor in contenitore TO3, mentre invece noi dobbiamo trovare un transistor di queste caratteristiche, e qui mi sa che il più vicino è 200 volt. Andiamo a vedere la tensione. 60 volt è poco, 100 volt me ne dà 2, 120 volt 2, segniamo questi da 120 volt, 140 volt, andiamo fino a 200 volt e vediamo cosa mi trovo. Mi lascia questo qui che è lo stesso prodotto praticamente, però uno lo danno in confezione da 2 e uno in stecca, e questo qui che è lo stesso prodotto, sicché praticamente alla fine l'unico transistor che potremo trovare simile è questo qui, che è MJ3281AG, che andiamo a vedere, è disponibile oltretutto. L'altra cosa che dobbiamo fare è andare a aprire il datasheet, controllare se è adatto agli impieghi audio, perché se non c'è scritto audio io come consiglio lo salterei, e infatti questo qui, anche se potrebbe andare bene, lo salterei perché me lo dà praticamente per usi non proprio che mi serve. In realtà lo dà anche per l'audio, sicché diciamo questo transistor qui potrebbe anche andare bene. L'unica cosa che bisogna fare a questo punto è andare a prendere il complementare e andare a vedere sempre sul sito se il complementare è disponibile, perché se il complementare non fosse disponibile, a quel punto lì avremmo fatto un buco nell'acqua. Il complementare qui sarebbe disponibile e a questo punto potremmo sostituire il 2SC2681 con quel tipo, diciamo, con questo tipo di transistor. Questo è uno, io ne ho trovate degli altri. In realtà io so che c'è un transistor che va molto bene per usi audio e che è stato provato al posto del 2SC2681, ma anche qui, se noi andiamo a fare le prove, se andiamo nei filtri, non lo troviamo, perché andiamo in corrente di collettore. Se vedete, loro passano dai 10 A, 15 A, 16 A e 20 A. Il transistor che cerco io è 17 A. 17 A, vediamo se me lo fa vedere, è questo, 2SC5200. Se andiamo a vedere le caratteristiche di questo qui,
Questo è un ottimo transistor, per esempio. Questo è un transistor a 250 volt, 17 A, 150 watt e va benissimo per gli amplificatori audio. E so che è stato usato da altri proprio per la sostituzione del 2SC2681. Comunque il sistema di ricerca è quello che vi ho fatto vedere, poi ne potete trovare degli altri. Per esempio, se io vado a vedere qua, io avevo trovato diversi tipi di transistor. Questo è quello che vi avevo fatto vedere ora, è anche lui 250 volt, 17 A, ha un guadagno giusto da 55 a 110, sicché va benissimo. Però avevo trovato anche il 20, avevo trovato anche questo che va bene, anche questo per vedete scritto Professional Audio Amplifier, anche questo qui è 15 A 250 volt. Avevo trovato quest'altro che anche questo addirittura va bene per gli amplificatori audio high-end, e anche questo qui sempre 260 volt, sono tutti di tensione più alta, perché una volta era più difficile fare tensioni così alte, ora è abbastanza facile, e anche questo è 16 A. E avevo trovato anche questo, se non mi sbaglio, che è 250 volt, 16 A, e anche questo qui ha una distorsione, dicono, armonica bassa, e è adatto, se non mi sbaglio, per impieghi audio, l'avevo letto da qualche parte. Comunque, come vedete, diciamo, volendo per sostituire il 2SC2681, qualche alternativa si è trovata, anche se tutte hanno una tensione più alta. Questo, diciamo, per dire che se si fa un po' di ricerca si trova. Comunque io spero di avervi fatto capire, forse mi sono legato, il sistema di ricerca dei componenti, come cercare dei componenti che possano andare bene per l'uso che ne vogliamo fare. Per concludere vi volevo lasciare con un piccolo, diciamo, contributo, oltre che diciamo avervi fatto il pippone solamente teorico. Comunque, allora, spero che si veda bene e che si legga bene, ve l'ho scritti a mano perché non avevo tempo di farli, diciamo, col computer. Comunque qui io vi ho lasciato un elenco di transistor che secondo me potrebbero essere comodi da tenere nei cassetti. Allora, ve li elenco brevemente. Questi qui 2N5551 e 2N5401 per gli amplificatori, ma anche per qualsiasi altra apparecchiatura, possono andare bene tenerli nel cassetto, perché sono 160 volt, 600 mA, sono piccolini come i BC547 e BC557, e sono usati, diciamo, in campo audio, possono sostituire altri transistor con queste caratteristiche, mantenendo anche la stessa piedinatura. Mentre i BC547 e i BC557 sono solo 45 volt, 100 mA, sono transistor di bassa frequenza che anche quelli possono sostituire altri transistor preamplificatori in alcune apparecchiature audio, oltre a essere usati per altri controlli, tipo diciamo come elettronica generale, ma hanno anche una bassa, diciamo, un basso rumore nei limiti, ovviamente. Stessa cosa BC337 BC327, sono 45 volt, 800 mA, sempre nello stesso contenitore del BC547 e BC557, hanno la stessa piedinatura, hanno la piedinatura diversa da questi sopra, questi due uguali però diversi da questi sopra, ma insomma basta scambiare diciamo i terminali, la base
di solito adattare terminali si adattano bene comunque uno all'altro. Stessa cosa da tenere in un cassetto, 2N2222, un transistor classico, 40 volt 600 mA, può servire per tantissimi scopi. Un altro transistor che può tornare comodo, BD139 e BD140, sono 80 volt, 1 ampere e mezzo circa, alcuni datasheet dicono 1 ampere, e diciamo hanno, mi pare, una dissipazione di 16 o 18 watt, una cosa del genere, e possono tornare comodo come prepilota, come in alcune apparecchiature dove la tensione non è molto alta e in caso non si dovesse trovare altro. Poi come finali possiamo tenere, questi li vediamo dopo, TIP 3055 e TIP 2955 sono gli equivalenti in contenitore diverso, plastico, del 2N3055 e del 2N2955. Questo è un 9, si legge male, TIP 2955. Vediamo se lo correggo. TIP 2955. Ho scritto male, ma insomma va bene, la correzione in diretta, il bello della diretta. Comunque TIP 3055 e TIP 2955 sono le equivalenti, dicevo, del 2N3055 e del 2N2955, si trovano sempre in commercio, in contenitore diverso, e possono andare bene. Poi addirittura, che sono usati spesso negli alimentatori ma sono di bassa frequenza, comunque TIP 35 e TIP 36C reggono 100 volt e 25 ampere. Se comprati non ovviamente su un mercato strano, ma se comprati sul mercato serio, anche questi sono dei transistor che vi possono levare dalle rogne alle volte. Poi abbiamo 2SC 5200, 2SA 1943, che sono 250 volt, 17 ampere, 150 watt. Anche questi vi possono levare dalle rogne, diciamo, in alcuni casi, sostituendo altri transistor che non si trovano più. Queste coppie che ho scritto, a parte questo che è singolo, sono complementari, sicché questo qui è già segnato complementare con quello, il 5551 è complementare del 5401 e stessa cosa 3055 2955, TIP 35 TIP 36. Un altro transistor interessante in contenitore TO3 che può sostituire il 2N3055, perché il TIP 3055 è in contenitore diverso, vi dicevo. Se uno deve sostituire, per esempio, su alcuni amplificatori un 2N3055 e il 2N2955, potrebbe essere interessante MJ o MJ, come lo vogliamo chiamare, 1015 e 1016, che le fa la Onsemi, sono nello stesso database del 2N3055 e nello stesso datasheet del 2N3055, mi sono confuso, e al posto di essere 60 volt come il 2N3055 e il 2955 sono 120 volt, sempre 15 ampere, 180 watt. E questi qui si possono usare tranquillamente e sono transistor audio al posto del 2N3055, o anche per altre applicazioni vanno benissimo lo stesso. Io penso di avervi detto più o meno tutto e ci appropinquiamo alla conclusione del video. Allora, io direi che questo video è concluso, spero di avervi dato una mano nel capire come trovare, diciamo, i componenti sostitutivi. Non voglio dire equivalenti, perché un componente equivalenti forse dovrebbe essere uno lo specchio dell'altro, mentre invece quello che ho cercato di spiegare io è come trovare un componente equivalente, nel senso che si può usare nel circuito al posto, diciamo, di un altro componente. Sicché spero di essere stato abbastanza chiaro, di non essermi legato troppo e di avervi fatto capire che quello che è importante per sostituire un componente con l'altro non sono tanto le tabelle, che comunque l'ha scritte un altro essere umano come me e come voi,
ma è capire in che circuito va montato e determinare alla fine se quel componente che noi andiamo a scegliere ce lo possiamo montare. Ovviamente nel mio caso, se io sostituisco un transistor, per dire, in un alimentatore, è facile poi vedere se funziona. Uno lo attacca a un carico e 99 su 100 non dà dei problemi, se funziona tutto ovviamente. Poi nel mio caso invece nel controllo di un amplificatore io ho la possibilità di controllare che la potenza poi alla fine con i componenti cambiati che eroghi sia quella giusta, che la banda passante sia quella giusta, che la distorsione rientri nei parametri, e che in quella maniera vuol dire che l'amplificatore funziona tutto come da specifiche, sicché ho la possibilità di fare quello. E se alle volte sostituisco dei transistor con degli equivalenti che io scelgo, dopo faccio tutte queste misure per essere sicuro che l'amplificatore mantenga le caratteristiche che deve avere. Questo video, come vi ho detto, è finito e io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!